Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche per amore e passioni di novembre 2024. Ok. Abbiamo la carta del diavolo. Amici dei pesci, può essere un periodo un po' compresso, un periodo un po' incastrato, mi verrebbe da dire. Quando c'è il diavolo io lo sento anche molto come se fosse rabbia repressa, piuttosto che quel nervoso che sale. È una carta collegata comunque al terzo chakra, anche al potere personale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email e i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso di base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. È tutto nella tendina della descrizione, quindi voi aprite, io li metto tutti i link dei corsi e delle novità, poi per eventuali informazioni aggiuntive mi potete scrivere un'email. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, amici dei pesci. 5 di spade, 8 di spade, oh wow, già si fa sentire questo diavolo iniziale. L'eremita, 6 di coppe, la luna, il 3 di pentacoli, un 6 di spade e un 6 di bastoni. Qui è abbastanza chiara per me la lettura, ragazzi. Adesso andiamo a vedere un pochettino carta per carta, quindi diciamo il movimento energetico del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi, single, non single e relazioni difficili. Allora, partiamo da questo 5 di spade. Lo sento parecchio collegato con questo diavolo, ci potrebbe essere qualche incastro nel periodo. Il diavolo è una carta che ci parla di schiavitù, è una carta che parla di ego, di mente, e qui anche il 5 di spade è una di quelle carte che indica una sorta di confusione mentale, come se ci fossero tanti concetti che bisticciano tra di loro, o potrebbero essere proprio dei bisticci fisici con qualcuno, perlomeno diciamo che è l'energia con cui parte il mese, come se ci fossero delle discordie, delle questioni su cui confrontarsi. Andiamo a vederlo. Re di pentacoli e 5 di coppe. Allora, qui i casi potrebbero essere due: o vi state disperando inizio mese perché in qualche modo avete perso il vostro potere personale, potrebbe essere un potere materiale, considerato che abbiamo il re di pentacoli, potrebbe esserci stata come una perdita, un investimento o una spesa imprevista, oppure siete in una fase dove state pensando a eh, come gestire una certa situazione e appunto ci sono come questi pensieri un pochettino discrepanti. Andiamo a vedere l'otto di spade. 9 di pentacoli, qui la sensazione è che vi sentiate pieni a livello materiale, a livello concreto, ma manca qualche cosa a livello emotivo. Allora, qui abbiamo un 9 di pentacoli e un 10 di coppe per l'otto di spade.
Devo andare a vedere anche l'eremita. Forza e regina di denari. Qualche cosa mi dice che avete bisogno di trovare la vostra forza interna attraverso le vostre esperienze per arrivare a questa regina di pentacoli. Tenete presente che avete re, regina e qui un 10 di coppe, quindi fortemente potrebbe essere una situazione di coppia. Andiamo a vedere questo 6 di coppe e la luna. Allora, qua abbiamo un cavaliere di coppe e un cavaliere di spade. Andiamo a vedere la luna. Regina di coppe e temperanza. Voglio una carta per quel 10 di coppe. Giustizia, regina di spade e fante di coppe. Allora, qui l'ideologia, l'idea che mi sono fatta è che ci sia un qualche tema con sto da solo, da sola o creo una famiglia. O se siete in una relazione potrebbe essere che manchi quel passo. Vi dico così perché abbiamo la giustizia al contrario, come se ci fosse qualche cosa che non è ben definito, non è ben determinato, non è ben regolarizzato, dichiarato, firmato, contrattualizzato. E anche con la regina di spade, io ho come la sensazione che ci sia proprio la necessità di creare una stabilità e un'unione con qualcuno. Se è una persona che frequentate da molto tempo con la vostra persona di interesse, se è una persona che frequentate da poco tempo, è come mettere le cose in chiaro subito. Se siete single, anche se poi andrò dopo a fare i vari esempi, però se siete single, ragazzi, si tratta di capire che compromessi non accettate più. È un po' diverso per voi. E diciamo che con questo 6 di coppe e la luna molto lo fa l'ideologia, il sogno che avete voi inerente questa relazione piuttosto che questa situazione. Se siete single, per esempio, potreste avere un'ideologia un po' troppo romantica di quello che è l'amore, per farvi un esempio. Ci sono due cavalieri. Io credo che qui qualcuno stia aspettando come un passo avanti da parte dell'altra persona. Probabilmente vi sentite da soli a portare avanti la relazione. Se non avete, se non avete nessuno, vi sentite da soli e vorreste qualcuno con cui condividere. Però ho anche l'idea, con la carta della temperanza qui, che abbiate bisogno di ricalibrare un pochettino le vostre emozioni. Qui avete un 5 di spade, confusione mentale, l'8 di spade, autosabotaggio e pensieri negativi, e il 6 di spade, le credenze limitanti. È come se ci fosse una sorta di bagaglio qua che fa sì che il vostro modo di pensare non vi faccia star bene. Avete la luna, qui vibrano parecchie paure. Se per esempio io ho la credenza limitante che sia, vi faccio un esempio stupido, l'uomo che deve buttare fuori l'immondizia, ok, ogni volta che lui non lo fa io sto male perché mi sono messa quella regola e quindi ogni volta che quella persona non lo fa mi sento delusa, però in realtà è una nostra proiezione perché siamo noi che pensiamo che sia compito dell'uomo buttare fuori il pattume. C'è una cosa di questo, era solo una dinamica per farvi capire, no? Però noi ci aspettiamo o crediamo che qualche cosa debba andare in un certo modo e quando non va così ci risentiamo, non rendendoci conto che siamo noi che vediamo le cose solo in un certo modo. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Io ho come l'idea che qui... diavolo. Soprattutto se siete in una relazione che va avanti da tempo e che non è regolarizzata, ho come l'idea che
ci sia volontà, mente per andare avanti, ma ho come anche l'idea che manchi una certa progettualità di coppia, come se ognuno dei due facesse il proprio lavoro, facesse cioè come se non ci fosse una domanda del tipo cosa vogliamo diventare come coppia? Magari per qualcuno è anche proprio il tema del matrimonio piuttosto che della famiglia. Ci bastiamo come coppia o vogliamo una famiglia? Un'altra carta per il 3 di pentacoli, grazie. 2 di pentacoli. È come se le cose andassero un po' a spizzichi e bocconi. Da un lato c'è questa ideologia del si va avanti, faremo questo, faremo quello, però è come se fosse una previsione nel breve periodo, cioè il mese prossimo, tra 2 mesi. Non so la coppia dove sarà tra, non lo so, per esempio, 3 anni. Mm. Saremo sempre, perché poi uno passa i giorni trascorrendoli sempre nello stesso modo, magari si sente anche un po' annoiata, un po' vincolata dal tran tran quotidiano, vincolata o vincolato dal tran tran quotidiano, probabilmente perché magari soprattutto se avete alti e bassi c'è sempre il momento dove ok nel basso devo cercare di tirarmi su e nell'alto sto bene però poi dura poco. C'è come un ok, o facciamo un progetto oppure solo parlarne, non concretizzare come se non servisse. E per chi è single sento la stessa cosa. Dove vi vedete tra 3 anni? Esattamente lì dove siete adesso? Domanda. 6 di spade. Sì, ma sento che ve ne renderete conto, cioè nel senso questa luna porterà a galla parecchie zone d'ombra, parecchie credenze limitanti, parecchi modi di pensare e reazioni istintive causate da paure. Quando noi abbiamo paura, di solito si può reagire in 3 modi alla paura. O ci si congela, ci si frisa, ci si blocca, o si scappa, o si attacca. Quindi è come un ok, che tipo di reazione ho io quando questa cosa qua mi viene sollecitata? Perché ho questa reazione? Da dove arriva? Mi serve? Comunque sono tutti temi che io spiego in modo molto molto approfondito nella sezione degli abbonati. Comunque se volete dare un'occhiata i titoli dei video sono pubblici, sono le playlist con le copertine lilla. Allora, 6 di spade è spiegato da un 4 di bastoni e da un cavaliere di bastoni. Vado a vedere anche il 6. Guardate ragazzi, tutto sommato la sento una bella lettura arrivati alla fine, perché è come se prendeste coscienza di questi schemi malsani con l'altro, e qui può essere sia l'altro se avete un o una partner, sia l'altro in generale se per esempio siete single. È come un ok, taglio con le carenze, taglio con quello che sono le dipendenze, perché il 5 di Pentacoli parla di dipendenza economica, dipendenza affettiva, dipendenza da sostanze, dipendenza... Sostanze può essere anche il telefonino, cioè l'essere dipendente da qualche cosa, da una cosa fisica, da una sostanza fisica, anche il cibo, anche la palestra, per dire. Tutto quello che fate e che ad un certo punto sospendete, nel caso in cui non riusciate a sospendere, è una dipendenza. Cioè, anche la meditazione, in un certo senso, può essere vista come una dipendenza. Quelle persone che non riescono a stare neanche un giorno senza l'ora di meditazione, ecco, anche quella in un certo senso è una dipendenza. Che poi la meditazione sia una buona abitudine, ci sta, ma non per questo devo aggrapparmi anima e corpo e non riuscire a fare a meno di quella roba lì, se no io non vivo bene la giornata. In quel caso, secondo me, è una dipendenza, poi è un parere personale. Fatemi sapere cosa ne pensate.
E allora ragazzi, andiamo a vedere carta per carta, scusate, situazione per situazione. Partiamo dai single. Allora, per quello che riguarda i single, vedo innanzitutto come se aveste in testa qualcuno, però questo qualcuno potrebbe o essere irraggiungibile o non essere quello che fa per voi, cioè come se la frequentazione con questa persona non vi riempisse, la conoscenza, scusate, perché adesso soprattutto se è una cosa agli inizi, diciamo, no? Se non avete nessuno, vi dico, potrebbe arrivare qualcuno di interessante, ma vi faccio uno spoiler. Non esponetevi troppo con questa persona, perché comunque il diavolo c'è due volte. Quindi ci potrebbe essere qualche tossicità intorno a questa persona, potrebbe essere fortemente, fatemi vedere un attimo se dico, potrebbe essere una persona karmica che voi siete predestinati ad incontrare perché vi deve insegnare qualche cosa. Sapete che noi impariamo o attraverso l'informazione o attraverso la sofferenza, cioè o ci cerchiamo noi le informazioni e espandiamo, altrimenti è l'universo che attraverso la sofferenza ci fa imparare delle cose. Ok? Qui sento con questa persona come delle dinamiche che si potrebbero ripetere, come se ci fosse un gran parlare, però poi alla fine non si capisce bene dove si vuole arrivare come coppia o come storia, come passatempo, non lo so, però le cose non sono chiare con questa persona, non sono ben definite, perlomeno questa è l'energia un po' di tutto il mese, ma a fine mese io ho come la sensazione che con questa morte taglierete qualche tipo di dipendenza, soprattutto se avete una dipendenza affettiva, magari siete codipendenti, oppure se avete questo atteggiamento di attesa nei confronti che l'altro prende una decisione, ok? È come, ok, basta, ho aspettato abbastanza, tu il tempo l'hai avuto, se non decidi tu, scelgo io, perché io non sto qua a aspettare gente che si fa i fatti suoi fondamentalmente. E nel caso abbiate qualcuno, ragazzi, sento che appunto qui le cose si devono definire, si devono definire meglio. Guardate, si è anche girato un 2 di coppe. Lo lasciamo qua. Si devono definire meglio. È come se dovesse dare una specie di ultimatum, come se dovesse dire, ok, questo è quello che valgo io, questo è quello che ti posso dare, questo è quello che voglio da una relazione. Sei sulla barca o fuori dalla barca? Sei con me o no? Ok, se siete in una relazione. Allora, ragazzi, qui io ho come la sensazione che qualcuno di voi viva tipo un sogno. Soprattutto se è una relazione di lunga data. C'è un qualche cosa che vi fa rimanere in una sorta di illusione, se vogliamo. Credo anche che qualcuno stia aspettando un passo da parte del partner, perché probabilmente non c'è questa reale unione. Allora, qui c'è il senso di vuoto, l'otto di spade che è una carta che guarda il bicchiere mezzo vuoto, e poi abbiamo due carte di due persone single, il 9 di pentacoli e l'eremita. E l'eremita parla anche proprio di un sentimento di solitudine. Quindi io ho come la sensazione che manchi la progettualità di coppia, che vi sentiate da soli molte volte all'interno della coppia, che le cose non siano definite. È come se avessi bisogno, e così succederà, di essere riconosciuti. Anche voi sento che arriverà un punto dove direte, ma io effettivamente sono contento, sono contenta, sto bene, vivo serena in coppia con questa persona, c'è un'unione, c'è una tranquillità, dipende da me il fatto che non ci sia tranquillità o dipende dalla relazione in sé, ed è un po' come tirare fuori, non credo che lo tiriate fuori con l'altro, è più un lavoro interno che farete voi, dove vi chiederete dove sono felice, dove sono infelice, cosa voglio migliorare, cosa non si può proprio cambiare. Sapete, come fare una sorta di valutazione e di taglio anche qui con le vecchie abitudini malsane. Tenete presente che con il diavolo ripetuto due volte ci potrebbe proprio essere
della tossicità, del nervosismo, magari in questo periodo dovuto al lavoro, per qualcuno potrebbe essere dovuto a dei lavori da dover fare in casa. Io ho come l'idea che switcherà, cambierà il vostro modo di vedere le cose. È proprio, è come se vi allontanaste a un certo punto da determinati problemi per la serie. No, non li voglio sentire. No, non sono una mia responsabilità, sapete. Per chi è in una relazione più o meno, mm, Eh, prima di tutto non pretendete troppo dall'altro perché avete le aspettative veramente alte e qui sento come se non ci fosse la possibilità di viversi la relazione a pieno. Eh, Vi dico, non è che la relazione vi riempia, anzi vi confonde parecchio la mente, ma per voi, soprattutto per voi, vale l'esempio che ho fatto agli inizi, quando si parla di illusione. Io credo o voglio, potrebbe anche essere, con la carta del diavolo si parla dell'ego, di quello che io voglio, che questa persona mi faccia questa determinata proposta, che ci sia questo tipo di progetto, che la relazione si evolva in questo determinato modo e quando le cose non vanno così mi arrabbio perché il mio ego non è soddisfatto. Qui c'è un qualche tipo di malessere, secondo me, emotivo, proprio un vuoto emotivo che voi sentite che è come se fosse una sorta di pretesa da parte vostra sul fatto che l'altro si preoccupi di come state voi o colmi questo malessere o questa insicurezza. In realtà tecnicamente non spetta all'altro riempire i nostri vuoti, spetta a noi capire quali sono le nostre zone d'ombra, tirarle fuori, portarle a galla e metterle in equilibrio. Fatelo il lavoro sulle credenze limitanti. Io ogni tanto do qui qualche spunto per diventare osservatori del proprio modo di pensare. Sempre nella sezione degli abbonati spiego come fare. Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Qui parla di qualcuno che vi pugnala alle spalle, che vi delude o che vi attacca. Non lo so, ma soprattutto per le persone che sono in una relazione strana, io ho la sensazione, cioè mi viene da dirvi non fatevi prendere per il naso, non rimanete attaccati all'illusione di quella frase che vi ha detto 2 anni fa, di come era bello all'inizio, perché era all'inizio, adesso non è più così, magari è stato un mese bello all'inizio, vi siete innamorati di quella persona, siete rimasti legati a quell'idea perché sembrava perfetta. Poi conoscendola cominciano a venire fuori le magagne che non si riescono a cambiare perché l'altro non ci mette tanto così e quindi forse è il caso di riconoscere che era una bella relazione ma adesso non lo è. Ma in futuro potrebbe diventarlo, ma non avete la garanzia, potrebbe anche peggiorare. Fate sempre le valutazioni delle persone che avete di fianco, sia che sia una relazione romantica, sia di amicizia, sia lavorativa, nel momento presente, com'è adesso la relazione, non com'è stata o come potrebbe essere, com'è, senza fronzoli, com'è, mi nutre, non mi nutre, mi fa star male, mi deteriora, mi fa crescere. Ok. Risolvi le questioni familiari, perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Qui si tratta delle credenze limitanti. O c'è un qualche tipo di questione a livello di fedeltà familiari,
tipo che vi comportate in un determinato modo perché siete fedeli allo schema di comportamento che avete vissuto in famiglia, oppure è proprio una cosa a livello mentale e potrebbe essere considerato il diavolo perché è la mente che vincola, è la mente che schiavizza, sono gli obiettivi che ci fanno diventare matti per ottenere quella roba lì e poi quando li otteniamo diciamo vabbè tutto qui. Però molto secondo me ha a che vedere con le credenze limitanti e il vostro modo negativo, pessimista, vittimista anche con questo 8 di spade nel poter cambiare le cose, mi viene da dire. Questo tipo di atteggiamento non è che serva molto, cioè va bene piangere perché si buttano fuori le energie negative, ma poi l'importante è non rimanere in quella vibrazione, datevi un tempo piuttosto. Ok, poi ci si alza, ci si tira sulle maniche e ci si tira fuori dai guai da soli, perché, ripeto, se ci si appoggia agli altri, quando gli altri poi si tolgono, noi cadiamo di nuovo. E invece è importante imparare a camminare con le proprie gambe. Bene, amici dei pesci, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Sarà un buon mese a livello di comprensione, a livello di mente, lo sento molto attivo. Fatemi sapere comunque nei commenti cosa ne pensate, mettete like per sostenere il canale oppure condividete il video o iscrivetevi e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!